Ciao a tutti, benvenuti su un altro video di Tarot Tips. Oggi parleremo di un dubbio che molti hanno, soprattutto all'inizio, quando iniziano a studiare i tarocchi, se sia il caso di leggere le carte solo al diritto o anche al rovescio. Vediamo innanzitutto che sono due scuole di pensiero, entrambe valide, entrambe con una lunga tradizione, e quindi sta a voi decidere, perché in entrambi i casi avete dei pro e dei contro. Per quanto riguarda leggere le carte al diritto, ovvero se le trovate così, le rimettete, diciamo, verso di voi, loro, diciamo, nella loro posizione diritta. In questo caso diciamo che avete più difficoltà nel interpretare in maniera diciamo fluida le carte inizialmente, perché ogni carta acquista molti più significati che se li dividesse tra diritto e rovescio, ovvero significato positivo, significato negativo, tutti insieme nella stessa carta, e quindi voi dovrete scegliere qual è positivo o qual è, se diciamo interpretarla in maniera più negativa o più positiva, secondo la sua posizione all'interno della stessa, e in base alle carte che ci sono vicine, in base al contesto, in base alla vostra pura diciamo intuizione. Quindi per un verso è un pochino più difficile, soprattutto per chi è all'inizio. Dall'altra parte può invece essere un metodo che aiuta la lettura intuitiva delle carte, almeno perché in questo modo, avendo tutte le carte nella stessa posizione, potete scorrerle e avere più facilmente una visione d'insieme del loro significato, e creare una sintesi del loro significato in maniera più facile. Io sinceramente consiglio di utilizzare il metodo solo al diritto se utilizzate una stesa di tipo fluido, cioè senza schemi, e utilizzate tante carte, perché in questo modo appunto la visione d'insieme rimane più facile. Però sta a voi, è una vostra scelta, anche perché ogni persona è diversa e ogni persona ha un talento diverso, quindi provate entrambi i metodi e poi potrete scegliere. Questo per quanto riguarda la lettura solo al diritto. Invece per quanto riguarda la lettura anche al rovescio, vuol dire che le carte vengono lette per come sono, ovvero per il verso della lettura o anche appunto a rovescio, così, sottosopra, diciamo. In questo caso avete molti più significati per un certo verso, nel senso che si raddoppiano, invece che 78 ne avete molti di più, il doppio esattamente. In realtà avete il doppio anche nella lettura al diritto, come ho detto prima, solo che li avete tutti nella disposizione al diritto delle carte. Però in questo modo vi rimane più facile per un verso inizialmente attribuire diciamo significati positivi e negativi alla carta, no? Alcuni interpretano la carta rovesciata come una lettura negativa, mentre la carta a posizione diritta acquista un valore positivo.
un aspetto, diciamo, un po' più negativo della lettura a rovescio è che appunto se utilizzate tante carte potrebbe un attimo contrastare una lettura intuitiva, soprattutto appunto se non utilizzate uno schema preciso. Però, come ho detto prima, sta a voi decidere. Un altro aspetto, e quindi per contro io suggerirei di utilizzare la lettura anche a rovescio quando utilizzate delle stese con delle posizioni fisse, dal significato preciso e con poche carte, 3, 5, una cosa del genere. Poi un altro ostacolo alla lettura a rovescio è che se utilizzate il mazzo di Marsiglia molto spesso non potete distinguere la carta a rovescio perché, come vedete, il 2 di bastone è uguale sia che lo leggete al dritto sia che lo leggete al rovescio, soprattutto cioè, per quanto riguarda alcuni arcani minori, altri meno, però insomma per alcuni arcani minori è molto complicato. Quindi a meno che appunto non compriate un mazzo di Marsiglia dove il retro sia distinguibile, diciamo, la versione al diritto, ecco. In questo caso per esempio è impossibile perché è tutto uniforme. Se decidete di utilizzare le carte con la lettura al rovescio, come dovete mischiarle? Beh, ci sono due metodi: o fate il caos, ovvero mischiate con le mani così in maniera circolare e così permettete appunto alle carte di disporsi come vogliono, poi le raccogliete, però in questo caso avete bisogno di una buona ampia superficie d'appoggio. Secondo metodo invece è quello di mischiarle normalmente e poi a un certo punto prendete, diciamo, un terzo del mazzo e lo rigirate sotto sopra e continuate. Così avrete alcune carte al diritto ed altre al rovescio. Poi la cosa più importante però è come disporre le carte una volta finito di mischiarle. Allora, un tipico sbaglio, diciamo, che si fa è quello di rigirare le carte, ovvero così. In questo modo però perdete il verso originario della carta. Quindi dovete sempre mantenere la parte, diciamo, la parte verticale nello stesso verso e quindi rigirarle dal punto di vista destra-sinistra, così. In questo modo quelle che sono al rovescio rimangono al rovescio, quelle che sono al dritto rimangono al dritto. Poi, come interpretare le carte a rovescio? Anche qui ci sono varie scuole, qualsiasi libro, qualsiasi autore vi darà la sua versione. C'è chi, come ho anticipato prima, legge le carte a rovescio come negative, cioè se questa re di denari al diritto è una persona con una situazione sotto controllo, con una forte leadership, quindi volendo qualità positive, nel momento in cui è rovesciata potrebbe essere considerata una persona autoritaria con una mania del controllo. Quindi rafforza le qualità negative della carta, mentre altre scuole leggono la carta a rovescio come la mancanza dell'energia della carta.
Quindi se avete una carta al rovescio e due sono al positivo, per esempio, in questo caso l'energia della regina di bastoni è pienamente espressa dalla persona che chiede la risposta alle carte, che formula la domanda alle carte, così come il paggio di coppe, mentre nel caso del re di denari la qualità della carta non è espressa, cioè fondamentalmente in questo caso le carte vogliono evidenziare l'importanza di questa mancanza, ovvero il consultante, in questo caso, è una persona molto socievole, molto appassionata, molto carismatica, anche soprattutto sul lato relazionale. È una persona che dà molto, che è molto affettuosa, molto amabile, però gli manca un lato concreto, non riesce a tenere sotto controllo la sua vita. Per esempio, in questo caso quindi c'è una mancanza di praticità, c'è una mancanza di leadership, c'è una mancanza di determinazione, per esempio. Quindi una mancanza. Un altro esempio, se fosse la papessa al rovescio, sarebbe una mancanza di intuizione, una mancanza di ascolto del sé interiore, per esempio. Oppure si potrebbe leggere nel primo metodo come appunto un lato negativo dell'energia della papessa, come un qualcosa ehm, di eccessivo e di distorto, ovvero se al diritto indica un interesse per l'intuizione, una vicinanza, un ascolto del sé interiore, rimane una persona al rovescio molto chiusa, molto ehm, centrata su se stessa e volendo poco espansiva, cioè con dei segreti, non condivide con gli altri la sua intimità, fondamentalmente. Questo è un esempio. Quindi, invece, se uno leggesse solo al diritto, questa carta avrebbe sia il lato negativo che positivo insieme. Quindi dipenderà dalle carte vicine, dalla posizione all'interno della stesa. Ma su questo, su come leggere le carte in base alla posizione, alle carte vicino, eccetera, eccetera, farò un video più tardi su questo perché è un argomento abbastanza lungo e complicato. Questo è tutto per quanto riguarda la lettura delle carte al diritto e al rovescio. Mi raccomando, se avete delle domande, delle curiosità da pormi o volete un video su qualche cosa di specifico riguardo ai tarocchi e altri strumenti spirituali, mettete le vostre domande, scrivetele nello spazio dei commenti, sarò felice di rispondere e magari pensare di farci un video sopra. Questo è tutto, se vi è piaciuto il video mettete il like, iscrivetevi al canale, soprattutto attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete contattarmi in privato, sapete che sotto il video c'è il box informazioni con i miei contatti. A presto!